tutti, continuiamo il nostro approfondimento su HubSpot. Nello scorso video abbiamo visto la parte gratuita del CRM, questa volta in questo video vedremo la parte delle automazioni, quindi queste sono molto importanti per risparmiare tempo, risorse e quindi automatizzare i processi ci aiuterà a avere più tempo per dedicarci ad altro. Quindi oggi i venditori e tutte le persone che si occupano di marketing e quindi di vendite passano tanto tempo gestendo attività che sono spesso ripetitive, quindi con questo strumento riusciamo ad automatizzare tutti quei processi che appunto possono essere messi all'interno di un circolo che si ripete in automatico per risparmiare quindi tempo e risorse. Vediamo quindi come funziona questo strumento nel dettaglio. Mi sposto quindi sul mio computer. Eccoci qua, ora andremo a vedere nel dettaglio come si possono far partire delle automazioni, quindi dei workflow, a partire da diversi punti, quindi a partire dai contatti, a partire dalle aziende o a partire da offerte attive. Come abbiamo visto la volta scorsa, quindi è possibile far partire delle automazioni, quindi delle mail automatiche, anche sulla base di offerte che andiamo ad inserire, ad esempio andiamo a inserire all'interno della pipeline, ad esempio quando inseriamo una nuova offerta possono partire delle mail automatiche per ricordare qualcosa ai nostri clienti, insomma. Adesso andremo a vedere come creare un workflow a partire dal contatto, quindi se selezioniamo questa funzionalità, questa casella, ci troveremo davanti questa schermata dove possiamo partire con una nuova automazione o da zero o partendo da date, quindi qua ci suggerisce in caso di webinar, conferenze o altri eventi, oppure sulla base di compleanni, quindi ad esempio se si tratta di un e-commerce si possono far partire delle mail automatiche appunto al compleanno con degli sconti ad esempio, ma selezioniamo da zero e proseguiamo. Quando proseguiamo ci troveremo davanti questa schermata, qua possiamo cambiare il titolo appunto per comodità, per individuare velocemente il nostro workflow, e ora siamo pronti per proseguire, quindi dobbiamo selezionare innanzitutto il trigger, quindi da dove parte il nostro workflow. Selezionandolo possiamo quindi dirgli che vogliamo far partire da qua, ci sono diverse situazioni, quindi si può far partire dalle proprietà del contatto, da attività che vengono svolte, quindi ad esempio quando il contatto visita un sito, la pagina del nostro sito, se noi abbiamo del nostro CRM la mail, quando la persona visita la nostra pagina possiamo fargli arrivare una mail ad esempio con una particolare offerta, ad esempio riferita a quella stessa pagina. Quando compila un certo form possiamo far partire una mail automatica. Quando ad esempio mandiamo noi delle mail al nostro database di contatti e alcune persone ad esempio cliccano, aprono la mail, al verificarsi di alcune situazioni legate all'invio che abbiamo fatto possiamo creare delle automazioni, e questo non significa gli mando qualcos'altro, significa, adesso lo vedremo nel dettaglio, ad esempio se apre la mail gli mando quest'altra mail, se clicca gli mando quest'altra mail, se apre 3 volte gli mando quest'altra mail, quindi dobbiamo andare a capire qual è la situazione migliore per noi, e così via. Quindi qua ci sono diverse situazioni che si possono attivare. Questo può essere interessante quando sul nostro sito c'è una call to action, quindi un pulsante, quando una persona clicca, anche qua può partirgli un'automazione, e così via, quindi ci sono diverse situazioni che si possono attivare. Vi mostro una funzionalità che può essere interessante per voi che siete aziende. Vi porto l'esempio di un cliente produce macchinari, quindi abbiamo creato le automazioni sulla base di visite alle pagine prodotto, quindi singoli prodotti. Che cosa abbiamo fatto? Quindi sulla base delle page views abbiamo inserito l'URL all'interno di questa schermata, quindi ad esempio io adesso inserisco prodotto1.com, faccio un esempio e lo copio, e quindi si innesca in questo caso l'automazione ogni volta che una persona che ho nel mio CRM visita
quello specifico URL, quindi si innescano delle situazioni, gli mandiamo delle newsletter specifiche rispetto a quel prodotto perché sono prodotti di diverso tipo, ma come ben potete capire, questo sistema è molto personalizzabile su quelle che sono le esigenze delle diverse situazioni, quindi non dobbiamo focalizzarci su ok, mi stai facendo vedere questa funzionalità, vuol dire che è così, no? Seguiamo diversi clienti in diversi ambiti di diverso tipo e per ognuno poi bisogna andare a ragionare su quella che è la soluzione migliore, però non spaventiamoci, un una funzionalità, è una situazione che all'inizio va gestita, va pensata, va ragionata, va costruita, ma poi nel tempo paga questo processo perché fa risparmiare appunto tempo, risorse alle persone che ci devono andare a lavorare e soprattutto ci mette nelle condizioni di poter fare altro, perché se tutto questo è automatizzato vuol dire che non dobbiamo più pensare a chi dobbiamo chiamare, non dobbiamo più pensare a cosa dobbiamo fare perché lo fa già il sistema. E soprattutto, cosa molto più importante, situazione che si verifica spesso è questa. Tante volte questo processo, questo flusso ci dà dei dati, ci dà delle situazioni che altrimenti non si potrebbero verificare in nessun modo, perché appunto se noi mandiamo delle mail a partire dalla visita del contatto a una nostra pagina, noi manualmente non potremmo fare una cosa di questo tipo. Quindi che cosa fa HubSpot in questo caso? Traccia attraverso i cookies quelle che sono le visite e sotto nostra indicazione manda delle mail automatiche e così come vi dicevo per tante altre situazioni, ma noi umanamente non potremmo tracciare cookies, quindi questo strumento ci viene in aiuto in questo senso. Quindi tornando al nostro flusso, qua abbiamo inserito che deve partire quando il contatto visita una pagina, ma in realtà si potrebbero mettere anche altre condizioni, come vedete qui, quando non ha quando visita tutte le pagine del sito tranne quella che mettiamo, eccetera, eccetera. Le trovate qui. Quindi possiamo fare applica e qua potremmo metterne altre, quindi potremmo anche dirgli quando un contatto visita la pagina X e anche la pagina Y, quindi possiamo anche qua andare a capire qual è la funzionalità migliore, qual è il trigger migliore. In questo caso procediamo così, così vi mostro anche il resto. Spero che sia chiaro. Se non è chiaro, comunque scrivetemi nei commenti che vi cercherò di spiegarvelo magari con altri esempi. Ok, quindi adesso abbiamo impostato il trigger sulla base della visita ad una certa pagina. Ok, allora cliccando su questa funzionalità, quindi sul più, si aprirà una nuova schermata dove potremo scegliere quale azione il sistema deve compiere al verificarsi di questa condizione. Quindi possiamo dire al sistema di aspettare 2 giorni, quindi il delay, possiamo inserirlo così vediamo, quindi di 2 giorni ad esempio, save, dopodiché inseriamo nuovamente una nuova funzione, quindi cosa gli stiamo dicendo? Quando una persona visita questo URL aspetta 2 giorni e poi possiamo inserire altre azioni, quindi possiamo inserire un if then che appunto creerà due diverse variabili, quindi quando si verifica una certa azione compi quest'altra azione. Possiamo inserire la persona all'interno di un altro workflow, quindi possiamo dividerli, possiamo dire quando si verifica questa condizione, inserisci la persona all'interno di quest'altro circolo e vai avanti. Possiamo mandare ad esempio delle notifiche al nostro team, quindi ai nostri collaboratori interna, per avvisarli che sta succedendo questa condizione, quindi che la persona sta visitando questa pagina. Possiamo mandare quindi degli SMS o delle notifiche in app. Possiamo mandare una mail ed è quello che succede più di frequente, quindi mandare una mail alla persona che noi abbiamo all'interno del CRM, quindi ad esempio questa persona visita questo URL, il sistema aspetta 2 giorni e manda alla persona una mail con ad esempio le caratteristiche di quel prodotto. Come dicevamo, possiamo far finta che prodotto 1 sia un macchinario, mandiamo una mail automatica a quella persona che ha visitato
quella pagina con le caratteristiche di quel prodotto, quindi senza che noi facciamo niente. Possiamo mandare una notifica interna al nostro team su Slack. Slack è una piattaforma di terze parti gratuita che spesso inserisco come stack tecnologico per i miei clienti, perché appunto permette la comunicazione interna e in questo caso manda il sistema una notifica su Slack alle persone. Questo per avvisarle appunto che si sta verificando la condizione. Vi faccio vedere quelli più interessanti. Si possono creare dei deal, dei ticket, delle task, quindi delle task all'interno di HubSpot alle persone. Si può aggiungere il contatto all'interno di una lista o toglierlo da una lista, quindi lista di persone che hanno visitato questa pagina. Quindi noi abbiamo una lista di persone che sappiamo essere interessate a quel prodotto. Si possono inserire delle proprietà del campo nel contatto o nella compagnia, o si possono quindi gestire le iscrizioni, oppure si può creare una task su Asana, in questo caso perché abbiamo collegato l'applicazione. Anche qui si possono fare delle integrazioni con app quindi applicazioni terze di terze parti. Asana in questo caso è un'applicazione che permette di gestire i processi interni, quindi di project management sostanzialmente. Prendiamo la situazione più semplice, quindi mandiamo una mail automatica. Facciamo finta, ne mettiamo una a caso, quindi possiamo mettere questa ad esempio. Facciamo save. Eccoci, abbiamo visto quindi molto velocemente quelle che sono le funzionalità poi basilari, quelle che vengono utilizzate ad esempio più spesso. Come potete immaginare, il mio lavoro non è quello di costruire delle automazioni, ma insieme al mio team seguiamo delle aziende in presenza, quindi ci rechiamo dall'azienda e le seguiamo in tutto il percorso di trasformazione digitale. Quindi noi abbiamo competenze rispetto a questi settori, ma poi non siamo quelli che effettivamente svolgono poi l'operatività, ma ci appoggiamo ad altri professionisti molto molto più bravi di noi in questo. E la nostra competenza e il nostro supporto sta proprio nel consigliare e seguire e gestire e orchestrare tutte quelle che sono le operatività e le implementazioni varie per dare all'azienda il massimo del supporto, perché quello che succede spesso è che appunto l'azienda non sa come gestire queste situazioni e non sa tante volte neanche che esistono, quindi che si possono fare. Quindi il nostro lavoro è quello di consigliare, di gestire e di supportare tutti questi processi. Comunque, come vi dicevo, se avete delle domande fatemele pure sui miei canali social, così possiamo approfondirli e cercherò di darvi il mio supporto. Ci vediamo al prossimo video, a presto!